Partiamo con una domanda. Il libro avrà un futuro? E in particolare il libro dei libri, la Bibbia, avrà un futuro? Questa domanda si pone in questo inizio del XXI secolo, caratterizzato da una drammatica guerra dei media. Abbiamo uno scontro in atto tra la stampa e i media digitali, gli ebook e i tablet contro i libri, l'enciclopedia di Diderot surclassata dal suo alias digitale partecipativo Wikipedia, giornali e magazine aggrediti e minacciati dai motori di ricerca. È sotto gli occhi di tutti questo conflitto e può portare a una vera e propria apocalisse del libro. Ma, tornando alla domanda, questo apocalisse potrà portare con sé anche il più importante libro, la Bibbia, oppure no? Per dare una risposta torniamo indietro nella storia e dall'apocalisse del libro passiamo alla Genesi. L'origine della Bibbia. Siamo sul Sinai, nel secondo millennio a.C., dove si combatte la prima grande guerra dei media, che vede contrapporsi l'alfabeto al geroglifico. In questa guerra, che vediamo rappresentata con Mosè che alza le tavole, si colloca anche l'origine della Bibbia, che, vedremo, coincide con l'invenzione dell'alfabeto. Dice il libro dell'Esodo, le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. È la prima volta che nella Bibbia si parla di scrittura, i patriarchi precedenti si esprimevano, in forma orale, qui invece ecco che compare sulle tavole la scrittura. Cosa ci dice l'archeologia? L'archeologia dice che in effetti l'alfabeto nasce sul Sinai e qui noi dobbiamo confutare quello che normalmente è scritto sui libri di testo, cioè che i Fenici hanno inventato l'alfabeto. Non è vero, l'alfabeto è stato introdotto sul Sinai, guardate questi segni, a sinistra c'è proprio il nome di Dio, El, scritto in alfabeto proto-sinaitico e la cosa singolare è che le lettere sono dei segni visivi, un toro in particolare. Qui sulla destra vediamo l'evoluzione della tecnica alfabetica, dal segno visibile di un ideogramma, il segno del toro, si arriva attraverso una serie di deformazioni a una lettera, la nostra lettera A. In realtà, la cosa interessante, e qui c'è un'indagine anche un po' simbolica, la prima lettera significa toro, bue, e in effetti è l'immagine di un bue. Ma la testimonianza drammatica del conflitto sta proprio nella prima dichiarazione che la scrittura di Dio fa. Non ti farai idolo né immagine alcuna, ed è proprio il primo comandamento, che proibisce le immagini. Siamo nel contesto di una drammatica contesa tra la cultura visiva e la cultura fonetica. Questa scena si compie con l'atto finale, l'uccisione del vitello, la distruzione del segno visivo. Perché la lettera nasca, deve morire l'immagine. E vediamo in questo filmato come ciò accade, proprio con la distruzione dell'idolo, il vitello d'oro, da parte di Mosè. La distruzione fisica dell'idolo coincide nella nostra psiche alla eliminazione della cultura visiva che ha accompagnato l'uomo per decine di migliaia di anni. Da quel momento nasce l'Occidente, nasce in un certo senso la coscienza rispetto all'inconscio, nasce la razionalità rispetto al mito. Questa storia si può esprimere anche in altre forme. Vediamo un'altra modalità. Si passa dall'Egitto al Sinai, poi attraverso la Fenicia, Grecia, Roma, Aleph diventa Alfa, lettera greca, poi diventa A. Qui si destina l'Occidente. In sostanza l'alfabeto è la base, il codice che struttura la cultura ebraica, anche islamica in realtà, la filosofia greca e quindi tutta la nostra civiltà, che ancora oggi studia alfabeticamente. La nostra esperienza cognitiva è sostanzialmente alfabetica da circa 3.000 anni. Vediamo da un punto di vista geografico come è avvenuta questo passaggio.
dal geroglifico alla lettera semitica alla lettera alfabetica in Grecia. Questo tipo di passaggio in realtà appunto si basa sulla riepilogo fondamentale di una guerra che c'è stata, ma non è l'unica che la Bibbia ha affrontato. In questo caso avete visto la Bibbia ha vinto, cioè la nuova scrittura si è imposta sulla civiltà precedente, l'ideogramma e il geroglifico. In realtà dopo questa guerra ce ne sono state altre, in particolare l'era cristiana vede un capovolgimento di fronte, perché Dio incarnato e visibile diventa anche rappresentabile. Quindi, dopo un conflitto nell'VIII secolo dell'iconoclastia, in cui ci fu una disputa, si può o no usare le immagini per la conoscenza sacra, la risposta fu sì, e nacque una stagione incredibile che l'Italia ha conosciuto in modo straordinario, la stagione della Bibbia per immagini, quindi le cattedrali, l'arte sacra, la miniatura. Ecco Lutero, un altro capovolgimento, e quindi con la stampa c'è la rivincita dell'alfabeto. Siamo di fronte all'era digitale. Cosa succederà? Rivediamo questo rapidamente in un'altra forma. Questa è una rappresentazione originale della cultura umana attraverso due fasce fondamentali, il codice iconico e il codice alfabetico. 50.000 a.C. gli idoli, le scritture rupestri, ma ecco che arriva Mosè, l'alfabeto, i codici, e destinano poi la Bibbia ebraica cristiana. Successivamente, di nuovo, c'è un conflitto, stavolta contro il mito, in Grecia, da cui nasce la filosofia occidentale. Vedete, la cultura dal contesto iconico passa al contesto alfabetico. Il Corano resta pienamente in contesto alfabetico, pensate alla proibizione delle immagini che ancora oggi è oggetto di dispute, le vignette, no? Sono una profanazione del primo comandamento anche per gli islamici. Avviene nell'VIII secolo un conflitto di nuovo che riporta invece i codici nel contesto visivo. Miniature, arte sacra, cattedrali. Di nuovo un conflitto, la stampa, scissione, scisma d'Occidente, Lutero, Gutenberg, la stampa. Oggi dove siamo? E qui entriamo nella pars constans dell'intervento, cioè come può essere immaginato il prossimo libro e la prossima Bibbia, quindi. Abbiamo visto che analizzando la storia della Bibbia non è solo un libro. La Bibbia precede il libro e è stata rappresentata e letta anche come arte sacra, miniatura, gregoriano, forme liturgiche, cattedrali. Quindi, e qui c'è un altro guru del nostro tempo, come dice Steve Jobs, iPad is iconic, cioè questi strumenti sono iconici. L'immagine torna a essere prevalente, centrale. Quindi, perché non riscoprire una tradizione fondamentale medievale, che è la Biblia Pauperum? Nell'epoca in cui l'alfabeto era passato in secondo piano, nelle nostre cattedrali si leggeva la Bibbia per immagini. La Bibbia dei poveri era una tradizione molto consolidata di alfabetizzazione cognitiva della Bibbia attraverso le immagini. Ma un altro concetto importante che deriva dalla evoluzione del libro elettronico è il libro aumentato. Da questo punto di vista possiamo riferirci a un altro referente, cioè le miniature. Cos'era la miniatura? In un contesto in cui non esisteva la stampa, il libro era molto prezioso, avveniva un forte arricchimento, aumento del libro attraverso immagini, simboli, decorazioni che trasformavano questo oggetto in qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che oggi è un libro stampato. E perché non pensare a una miniatura digitale, quindi? Alla possibilità che dopo l'epoca della stampa si ritorni a un libro aumentato con una miniatura digitale che possa arricchire la lettura con altri contesti e, media. Un altro aspetto. Oggi qual è l'alfabeto universale? Non quello latino, non quello cirillico, ma è l'icona. Da quando nei computer è stata introdotta l'interfaccia uomo-macchina della cosiddetta scrivania, le icone sono diventate l'unico vero alfabeto universale, condiviso da arabi, cinesi, occidentali, ma anche qui c'è una risposta: esiste un codice simbolico nella Bibbia e quindi il simbolo può tornare a diventare una
interfaccia grafica del testo. Quindi indici simbolici, ad esempio, e non alfabetici. La scrittura cinese è un indice simbolico, ad esempio, rispetto alla nostra che ha un ordine alfabetico. Un altro aspetto fondamentale, qual è il media più ricco oggi nel settore digitale? Sono i giochi, i videogiochi. Hanno superato il cinema per fatturato, sono pervasivi, li vedete presso soprattutto le nuove generazioni, ma è pensabile una gamification della Bibbia? Intanto che implicazioni ci sono? Come diceva Cicerone, la memoria può essere aiutata attraverso la simulazione virtuale. Diceva Cicerone, la memoria artificiale è costituita da luoghi e immagini, come i videogiochi, luoghi e immagini. Il tutto vivibile in modo attivo, ma in fondo anche la Bibbia nel Medioevo, con i gargoyle, con le dispute filosofiche, con tutta una serie di esperienze, aveva una componente di ludicità. E quindi perché non può essere vero, come diceva in TED Talks Jesse Shell, che i giochi diventano medium per la vita di ogni giorno. E quindi gamificare anche il libro sicuramente sarà una strada che andrà percorsa. Il libro non è più bidimensionale, diventa tridimensionale o immersivo. Quindi è possibile che il libro sia intorno a noi, come una sfera che ci circonda. Applicato al terreno storico e della Bibbia in particolare, questo diventa uno Stargate, una sorta di macchina del tempo che ci può portare al tempo di Abramo, Mosè e Cristo. È quindi un altro modo ulteriore di pensare a un futuro della Bibbia. Oppure, in modo ancora diverso, il libro come guida sul luogo, pensate a una visita dei luoghi della Bibbia attraverso una guida che ci consente di immergerci in quello che era incontrare la Bibbia nei luoghi della Bibbia. Questo, ad esempio, è molto plausibile realizzarlo con le tecnologie della realtà aumentata. Abbiamo fatto un percorso, questo percorso ci ha portato a esplorare cos'è un libro elettronico, in che modo può evolvere e in che modo può essere applicato a un contesto specifico come quello della Bibbia. L'ultimo aspetto rilevante riguarda la componente sociale. Social reading è un'espressione che, soprattutto nel contesto Amazon, ma in altri contesti, indica il fatto che oggi la lettura è condivisa. Cioè noi possiamo condividere con altre persone quello che leggiamo, lo possiamo commentare, lo possiamo inviare, e questo è un aspetto distintivo del libro elettronico e della pagina elettronica. Ma se noi guardiamo, la parola chiesa vuol dire community. Quindi la condivisione attorno al testo è sempre stato un fenomeno fondamentale. E allora ecco che la Bibbia stessa, il libro, può tornare a essere un social media. E qui concludo. Sostanzialmente direi di sì. Questo percorso ci porta a pensare che la Bibbia e il libro avranno un futuro. Questo futuro sarà digitale. Grazie.